Da bambino, ogni estate, raggiungevo i miei nonni a Reggio Calabria. Ci rimanevo quasi 3 mesi e mi ricordo perfettamente l'emozione che provavo quando rivedevo la nonna dopo l'inverno. Ero felice, il bambino più felice del mondo. È passato giusto qualche anno da quelle estati sulla spiaggia a mangiare panini con la parmigiana con mia nonna che urlava da sotto l'ombrellone «Attento ai cavalloni!». Ogni volta che torno a Reggio Calabria per me è un po' come fare un salto nel passato. Alcune cose sono cambiate e molte sono rimaste le stesse. Il passaggio da qui è sempre fondamentale prima di partire per una nuova avventura, come se avessi bisogno di tornare dove tutto è iniziato per prendere lo slancio e sognare più in grande. Per la serie Dimmi che sei a Reggio Calabria dalla nonna senza dirmelo. Granita con la panna e brioche col cucuzzolo davanti allo stretto. Buongiorno ragazzi, io credo che dai nonni si torni bambini e quindi vedete il vizio? Ci vizia tua nonna. Il vizio, granita di caffè con panna e la famosa brioche col cucuzzolo, detta anche col tuppo, ma qua si dice cucuzzolo, mi spiace, è così. E quindi... Che profumo che fa, mamma, dai. Oh. Morbidissima. Questa da immergere rigorosamente nella granita, oppure... adesso non ci sta. vediamo come gestire la cosa. Posso dire una cosa? Non sei credibile, guarda come sei vestito. Col pigiama di tuo nonno. Credo di non averti mai visto con un pigiama. Poi così bello, un po' Scusa, anni puoi 80. alzarti in piedi? Facciamo vedere. No, anche no. Dai, no, censura. Come censura? C'è il pantaloncino, dico solo questo. Dopo ti inquadro di nascosto, perché tutti vogliono vederti con questo pigiama. Mamma mia! Ecco. Ecco, iniziare un video così, guarda, non apprezzo. Che carino che sei col pigiamino. Angela, no! 20 minuti di treno e siamo arrivati a Scilla, che è uno dei borghi che ci piacciono di più in questa zona. Vedete, è costruito proprio sulla roccia, vista mare da un lato. E che mare azzurro, la spiaggia è di sassolini piccoli piccoli che non sono niente male perché non ti rimangono attaccati dopo, quindi comodissimo. Adesso hanno già sbaraccato tutto, non ci sono più gli ombrelloni. Io sono venuta solo d'estate in realtà a Scilla e infatti sono contenta di venire adesso che è ottobre, si sta comunque benissimo. Ottobre in manica corta, eccezionale. È più tranquillo ovviamente, non c'è quasi nessuno, sì, infatti non ci sono più tantissimi ombrelloni sulla spiaggia, soltanto questo stabilimento in mezzo. Di fronte la Sicilia, vedete il pilone dal lato siculo, mentre il pilone lato calabro è dietro questa montagna. Si intravede, guarda, si intravede là in fondo. Pilone! Nonostante la bassa stagione, qualche posticino è aperto, qua si fa addirittura il panino con il pesce spada. Gustosissimo, arancini, tutti i gusti, molto interessante, anche le granite. Questa è la parte bassa del paesino, è quella che si raggiunge dalla stazione. Là sopra c'è il castello, si intravede anche la chiesa, però per arrivare là sopra ci sono dei bei tornanti da fare, quindi si sale in alto, magari dopo lo facciamo se troviamo le forze. Se troviamo le forze. Se la granita di stamattina ci dà la forza.
abbiamo lasciato la zona marina della spiaggia qui sotto e stiamo salendo invece nella parte alta. Ci sono tutte queste scale proprio costruite accanto a queste bellissime case che portano nella parte del castello, quindi la parte più in alto. Peperone? Profumo di peperone? Fame. Ecco. Mentre Suor Angela prepara il suo momento Angela sulle Suor chiese, Angela? sulle cose. No, Suor Angela, no. Io vi faccio vedere qualcosa di molto interessante. Questo cartello pubblicitario di questo supermercato Ugalabrisotto, dove vendono suppizzata, pancetta arrotolata, costallardu, capicoddu, satizzotto, salami scicchitanu. Ecco, adesso tutti i calabresi Tutti qua Scilla, Perché ragazzi tu- dai fratelli Arbitrio. Volevo dire che tu il calabrese non lo sai, evidentemente. No, io ho dei limiti importanti. Legati al fatto che hai sempre vissuto a Bergamo, quindi forse No. parli meglio Io ho limiti da bergamasco. tutti i lati, sopra, sotto, a metà, è così ragazzi. Non sono fluenti in nessuna lingua. Un po' in tutte e due, vai bene tutte e due, dai, diciamo così. Comunque noi siamo arrivati davanti al Duomo. Anche in questo caso è uno di quei casi in cui è più faticoso pensarlo che farlo, perché da sotto salire qui sopra sembrava una scalata del monte, invece in realtà è semplicissimo. C'è una salitella, 4 scalini. Una siamo arrivati. salitiella. Salitiella. Siamo praticamente sul colle, vedete, lì dietro c'è il castello, qui c'è la chiesa, da quel lato c'è Scilla, la Scilla che abbiamo visto fino adesso, e da questo lato invece c'è Chianalea, un altro paesino di pescatori sotto, proprio a ridosso del mare, da quel lato. Quindi a breve scavalliamo da quel lato, per ora visitiamo questa zona e Suor Angela ci dirà. No, volevo dire giusto 2 parole Sì. su questo che è il Duomo. E si pensa che qui ci fosse una chiesa fin dall'inizio del cristianesimo, quindi da moltissimi secoli in questa zona veniva utilizzata come culto. In realtà in origine era una chiesa greca che poi è stata più volte distrutta da diversi terremoti nel corso della storia. È stata costruita anche una versione in legno per un certo periodo e quella che vediamo adesso è stata aperta nel 1964 e come vedete non è ancora finita. Quindi questo lato, vedete, la facciata è ancora non terminata. Intanto sto sognando il capicoddu. Infatti ti vedevo distratto a guardare il maialino sul cartello. Adesso andiamo all'interno, è aperta e all'interno dovrebbe essere molto bella, quindi facciamo questa entrata. Madonna ragazzi, è proprio il caso di dirlo. Suor Angela ha trovato pane per i suoi denti. Hai esordito con Madonna. Con questa vista adesso Angela vi racconta qualcosa che abbiamo scoperto insieme entrando in questa chiesa. Allora, all'interno è bellissima perché c'è un colpo d'occhio pazzesco, rappresentata la città di Scilla con un gigantesco angelo a proteggerla. Ma la cosa più strana, che sinceramente non avevo mai sentito parlare di questa cosa, è che nella cappella laterale all'altare fanno un'adorazione perpetua che va avanti dal 2006. Cioè ci sono 350 persone di Scilla che vengono qui a turno e stanno un'ora ad adorare la Madonna, cioè, all'interno della chiesa. Non si ferma mai questa Mai, adorazione, c'è mai. sempre qualcuno Sì. di questi 350 che sta lì anche a mezzanotte, all'1 di notte, alle 2 di notte. Abbiamo visto tutte le ore. tutti i registri Sì. firmati, perché poi c'è la presenza. Vengono, firmano e stanno qui un'ora a testa, Oddio. 365 giorni l'anno. È così che Angela si accende. Sì, è una cosa stranissima, dal 2006 che va avanti, quindi un sacco di anni. Hai capito che usanze? Sì, è una cosa, no, da un lato bellissima, dall'altro sconvolgente, come così tante persone si siano riunite e abbiano deciso di portare avanti questa cosa che è complicatissima se ci pensiamo, perché ti condiziona la vita, perché devi venire qui Tutti i un'ora, giorni. sì, a mettere la firma e adorare la Madonna. Siamo arrivati al castello che è nella parte più alta del promontorio. Purtroppo siamo arrivati nell'ora di pausa che c'è, in realtà sono 2 ore di pausa, tra l'1 e le 3 il castello è chiuso, quindi non potremo entrare. In realtà si può entrare, il biglietto costa soltanto 2 euro nelle altre ore però. Quindi cosa facciamo? Andiamo verso
Chianalea. Da questo lato la cosa bella qui sopra è che si vedono entrambe le coste, di qua dove eravamo prima la spiaggiona qui sotto, e da questo lato il borgo di pescatori, e c'è anche il porto che si vede dall'alto. Comunque sta per arrivare anche il momento leggenda, perché Scilla e Cariddi, ma dopo essere stata presa in giro per Suor Angela e il rischio è quello che mi chiami di Ciacolò, quindi ve lo faccio dopo di nascosto mentre scendiamo. Siamo scesi nel borgo di Chianalea e le viette si sono fatte molto più strette. Guardate che belli i balconi uno di fronte all'altro, tutti con i fiori, e tra una casa e l'altra si intravede il mare. Ecco, ogni volta che veniamo qui in questo borgo io mi chiedo come deve essere vivere in una di queste case che tu apri la finestra e hai il mare davanti, estate, ma soprattutto inverno, quando il mare è più agitato e mosso, cioè proprio fuori dalla finestra. Guardate queste case, ad esempio le ultime due in fondo, aprono la finestra e c'è il mare. Che poi io mi faccio tutte queste storie mentali, questi sogni, ma la realtà è che la maggior parte sono case vacanze o comunque alloggi affittati per i turisti. Ci sono anche però dei ristoranti e dei negozi di souvenir. Ecco, vedete dentro casa della signora, guardate, lei ha steso i panni con il mare, cioè dal suo salotto si vede il mare. Continuando lungo la strada poi ci sono queste case che sembrano invece vuote al momento, e qui c'è un passaggio molto bello da cui si raggiunge proprio l'acqua, si sente là in fondo. È una galleria d'arte, souvenir artigianato, bellissima, con tutta la rosa dei venti che spiega anche i venti che anche in Puglia ci hanno messo alla prova. Vedete, c'è Tramontana, Maestrale, Ponente, Liveccio, molto bella, si sente il rumore delle onde. Percorriamo insieme tutto questo passaggio finché la GoPro non metterà bene a fuoco e si vedrà il mare azzurro. Wow, guardate che vista esclusiva questa, perché si vede il castello là in fondo sul promontorio e da questo lato tutte le case. Siamo vicini alla casa della signora coi panni stesi, che è sempre qui dietro, e di cui si vede tutta la vista sul borgo e il porto là sullo sfondo. You know I saw it. Your words like little knives. Part of me thought you would have fought it. Can't say that I was surprised. Oh, oh. Paolo l'ho perso perché è al telefono, quindi mi avventuro sotto questo soppalco. Qui sopra c'è un ristorante, però a vedere se c'è un'altra entrata da questo lato, c'è un'altra strettoia che risale verso il paesino, verso la zona centrale del paesino, la via più centrale. Speriamo, perché sennò rischio di lavarmi. Qui è tutto bagnato. Allora, ho visto già qualche granchietto passarmi davanti, ci sono un po' di alghe, lì vedo una scala. Provo a salire su quella scala. Allora, vi porto con me in questa cosa. Sto cercando un posto più tranquillo dove magari si sente un po' meno il mare, per raccontarvi un po' di Scilla e Cariddi, la leggenda che dà il nome appunto a questa cittadina. Oh. Che bello, ragazzi, mamma mia, che avventura qua sui sassi. Ci sono quasi, ovviamente infradito, perché non è che in Italia adesso abbiamo cambiato abitudini e mettiamo le scarpe da trekking, restiamo in infradito. Sono quasi arrivata.
Poi dopo vedrà Paolo questo video nella fase di montaggio e mi dirà: ma cosa hai fatto tutto sto tempo là dietro sugli scogli senza di me? Allora, eccoci qua, ci sono tornata alla scaletta, risalgo. Comunque deve essere bellissimo anche vedere il borgo dal mare, da qua si ha una prima idea. Vedete tutte queste case proprio che guardano l'acqua. Vediamo se sto andando a casa. No ragazzi, sono arrivata a casa di qualcuno. Niente, come non detto, mi tocca tornare indietro da dove sono arrivata. Eccolo Paolo, mi ha seguito. È Omero nell'Odissea che parla della leggenda di Scilla e Cariddi. Scilla era una bellissima ninfa marina che faceva innamorare tutti. La maga Circe però era invidiosa di lei, quindi decise di trasformarla in un mostro bruttissimo che al posto delle gambe aveva 6 musi di cane che latravano. Disperata per questa cosa, Scilla decise di andarsi a nascondere su uno scoglio, che è dove oggi sorge appunto la cittadina. Cariddi invece era un altro mostro, perché secondo la mitologia popolare, la leggenda popolare, si diceva che in questo tratto di mare vivessero 2 mostri, Scilla e Cariddi, Scilla nella parte calabrese e invece Cariddi in quella siciliana. Questo perché? Perché in questa zona dello stretto, siamo nella parte nord dello stretto di Messina, le acque sono molto agitate per il vento e per le correnti, quindi la navigazione è piuttosto complicata. Quindi i pescatori e i navigatori dell'epoca dicevano che il motivo di questa difficoltà era legato alla presenza dei 2 mostri che abitavano appunto questa zona di mare. Venire a Reggio Calabria, ragazzi, per me vuol dire essere viziato e coccolato dalla mattina alla sera, soprattutto dal punto di vista culinario. Fra i vari cibi abbiamo parmigiano di melanzane, caponata, pesce, involtini di pesce spada, tutte le burratine, mozzarelle, verdure, frutta, calamari con i piselli. Cioè, la nonna di Paolo, ragazzi, è una cuoca eccezionale. Esatto, questo è il punto. Fantastica. E perché? Perché stiamo parlando di cibo, ma soprattutto di pesce spada? Perché siamo proprio al porto di Scilla. E questa è la vista dal porto. E noi siamo di fronte proprio a un'imbarcazione, che adesso non vorrei dire fesserie, ma è una di quelle imbarcazioni che si utilizzano per la pesca del pesce spada. Pesce spada, panini col pesce spada, Scilla, ci sono delle connessioni. Sì, allora, prima di tutto si dice che il panino col pesce spada sia nato proprio qui, in un chioschetto mobile, che adesso si è trasformato in un ristorante e c'è ancora oggi, è qui al porto. Ma la città stessa è legata proprio alla pesca del pesce spada, era la principale fonte per l'economia della città. Una pesca che veniva fatta in modo tradizionale e ancora oggi, pensate, dopo anni e anni, è fatta in modo tradizionale. E ancora c'è questa tradizione di quando si pesca il primo pesce spada della stagione, viene incisa una croce sulla guancia del pesce spada in segno di prosperità. Tradizioni La tradizione che particolari. si tramanda di padre in figlio, che è arrivata ancora anche ai giorni nostri. I pescatori di pesce spada di Scilla venivano chiamati i guardiani del mare, perché la pesca che portavano avanti era una pesca che cercava di salvaguardare il pesce presente in questa zona. Quindi venivano seguite in modo rigido delle regole, cioè le zone in cui si poteva pescare e i periodi in cui si potevano pescare, per evitare lo spopolamento del mare. Dovete sapere che in Calabria i panini normali da portare in spiaggia, ma comunque ovunque per un pranzo al sacco, sono sempre molto leggeri. E questo, oggi in particolare, è pieno di peperone ripieno. Un panino con i peperoni ripieni. Adesso ne ho fatto mezza testa e poi ce n'è un altro un po' più leggero. Però vabbè, cominciamo con quello più pesante, che è questo. Questo è il ripieno del peperone, questo è il peperone, questo è il pomodoro che abbiamo aggiunto noi, insomma. Per alleggerire un po'. Sempre leggera, molto leggera. La ciabatta è dura. Buono, eh? Un bel pranzetto sulla spiaggia con una bella acqua azzurrissima dietro.
Siamo tornati in città dopo la scampagnata e ci siamo fatti una bella siesta, non nel senso della dormita, anche se quella sarebbe molto auspicabile, ma la bevanda siesta che si trova soltanto qui, bevanda al caffè leggermente frizzante, una gustosità incredibile, un po' introvabile. Si trova soprattutto in due versioni, siesta, cioè quella che abbiamo bevuto noi oggi, e la brasilena, che magari in tanti conoscerete. Così per non far torto a nessuno, non facciamo par torto a condicio, nessuno. diciamo tutte e due, via. Noi intanto stiamo andando a farci un giro proprio in città e siamo adesso davanti al museo, dietro l'autobus. Proprio arriva l'autobus nel momento giusto. Questo qui è il museo dove sono conservati i bronzi di Riace. Abbiamo provato a chiedere, ma all'interno non si possono fare video, noi comunque li avevamo già visti negli anni passati. Io sono ormai 12 anni quasi che vengo qui, invece Paolo c'è proprio nato, quindi abbiamo avuto occasione di vedere questi capolavori che sono stati appunto ritrovati a Riace. Sono questi due bronzi del 400 a.C., sono stati trovati per caso e sono conservati appunto nel museo qui a Reggio Calabria, davanti a quella che era una piazza ma che è work in progress. Sul viale del ricordo, ragazzi, siamo finiti di fronte a questo baracchino, il baracchino verde più famoso della città. Si tratta della gelateria probabilmente più buona, o comunque quella più apprezzata in famiglia, e mi fido, anche se non ho provato tutte le altre. È storica, ragazzi, perché è lì da più di 100 anni, sì. E nella mia famiglia si va a questa gelateria da sempre, quindi io sono cresciuto e mi sono gonfiato e sgonfiato passando sempre da qui, soprattutto d'estate. Sì. Dovete sapere che mia nonna è l'unica persona della città che, nonostante ci sia la fila spesso, adesso tra l'altro è molto corta, ma spesso arriva fino alla stazione, è l'unica persona che può infilarsi attraverso la gente. Noi come faccia, è lei passa. Una sua magia, cioè sua nonna arriva e in 5 minuti prende il gelato perché la conoscono, sono più di 50 anni che viene qui. Quindi passa, lei passa tra i turisti, via, lei la riesce. servono per prima. E quindi cioè se andiamo noi ci mettiamo 2 ore, lei 5 minuti. E quindi deve andare lei fondamentalmente, soprattutto nei periodi top, tipo l'estate piena. No, in questo momento invece è molto tranquillo, tanto qua. C'è una caratteristica di questa gelateria che la prima volta che sono venuta me la ricordo, che fanno la cesarella. La cesarella? Che è una specie di Nutella che mettono col gelato. C'è una bomba calorica di quelle da aggiungere al gelato che già ha miliardi di calorie. Io sinceramente mi sento scoppiare e non ce la faccio. No, io non ce la faccio proprio neanche a pensare di prendere un gelato in questo momento. E quindi direi che ci vogliono camminare un po', forse. Vediamo se prossimamente riusciamo a mangiarcelo in un video. Però in questo momento proprio non ce la facciamo. Comunque credo che si possa fare questo esercizio, andare a vedere il video che abbiamo fatto quando siamo sbarcati in Italia e il video che stiamo facendo adesso. Lascia perdere. Secondo me si vede che stiamo ingrassando video dopo video, dopo la dieta pugliese, quella calabrese. No, mi sento sinceramente in difficoltà in questo momento ed è impossibile, tra l'altro, fermarli. Mia nonna non si può placare. La nonna di Paolo, tu basta che citi vagamente. No, ma neanche. Lei comunque va come un treno, cioè lei compra le cose, le prepara, senza chiedere niente. Tu non capisci niente, non puoi fare niente. È inarrestabile. E quindi cioè, noi non stiamo provando quasi niente fuori perché è impossibile. Cioè, solo il pensiero. Poi rimane lì la roba, tutta la tavola, sembra sempre che ci sia poca roba e poi scoppiamo. Esatto. Vabbè, comunque ragazzi, noi siamo adesso su questo che è il chilometro più bello d'Italia. Sì, il lungomare di Reggio Calabria. Sì, quindi andiamo a vedere un po', siamo anche in momento quasi tramonto. Tramonto è la luce migliore. Il lungomare di Reggio Calabria si chiama Lungomare Falcomatà. No. È lungo... No, come no? Si chiama Via Marina. È vero. Questo è il nome più, diciamo, utilizzato, popolare. Ecco. Esatto. La Via Marina, per tradizione, si fa una volta sopra, cioè questa parte alta, e una volta
sotto, quindi il chilometro sono due in realtà, 2 chilometri, uno sopra e uno sotto. Se in realtà è 1,7 tutto il lungomare, quindi 3,4 avanti e indietro. 3,4, ma ce ne vogliono 30. È perfetto per smaltire, se lo fai 5-6 volte, ecco, sei a posto. Ecco. E qui sotto ci sono tutti gli stabilimenti balneari in estate, adesso è tutto svuotato perché siamo ormai a ottobre e non si fa più neanche il bagno perché l'acqua dello stretto notoriamente è gelida. Ok, però adesso c'è un'altra cosa che vorrei dire, sì, che è una simpatica gag familiare. Cioè? Quando ero piccolo mia madre Ah, ok, la so, l'ho sentito tante volte, vai. Allora lo dirò con la sua voce. Quando ero piccolo mia madre mi diceva, visto che comunque di fronte a noi c'è la Sicilia, la vedete? È un po' in ombra oggi. Oggi è un po' foschino, non si vede tanto bene. Comunque mi diceva sempre: Paolo, guarda la Sicilia! E questa è un po' la frase, gag, la gag della famiglia, insomma. Ogni volta che c'è qualcosa di fronte, sull'altra sponda di qualsiasi cosa, anche se siamo, che ne so, in Armenia o in Georgia, comunque dall'altro lato c'è sempre la Sicilia! Oltre alla Sicilia e allo stretto, lo sguardo è catturato da queste piante che ci sono da questo lato. Guardate questa qui, che scena bellissima! Allora, gigantesca, deve essere secolare a giudicare dalle dimensioni, e ha queste mega radici che continuano per metri e metri. Guardate qua, si infila proprio fino alla palma là in fondo. Siamo sulla via del Corso, la via dei ristoranti, dei negozi, delle principali attività commerciali di Reggio Calabria. C'è un sacco di gente, vedete alle mie spalle, perché è l'ora del tramonto e sono usciti tutti a farsi una bella passeggiata. La città ha questo schema, è costruita come fosse una scacchiera, quindi con delle vie che sono parallele rispetto al mare e altre invece perpendicolari per salire, quindi una vera e propria scacchiera. La particolarità è che su più livelli, cioè ci sono delle salite che collegano le varie vie parallele. Ed è proprio questa la caratteristica che fa di Reggio Calabria la San Francisco d'Europa. Ma San Francisco ce le ha le scale mobili? No. Reggio sì, ce le ha, ma risultano chiuse in questo momento. Lo struscio sul corso è bello potente e allora noi prendiamo la via laterale e appunto costeggiamo le scale mobili e arriviamo più sulla collina, quindi saliamo e andiamo verso quello che è il castello aragonese di Reggio Calabria. Ragazzi, questo è un momento caramba, direi. Paolo ha trovato il negozio di giocattoli dove veniva da bambino. Dove la nonna mi viziava. Sì. È uguale a quando eri piccolo? Identico. Assolutamente identico. In un batter d'occhio siamo diventati una puntata dei Simpson perché siamo completamente gialli, adesso rossi, non si capisce cosa sta succedendo alla camera. Vabbè, comunque siamo alla luce di un lampione molto giallo e qui dietro c'è il castello aragonese, mentre i ragazzini che passano stavano giocando a calcio, quindi è una situazione un po' così. Dobbiamo raccontarvi un paio di cose molto interessanti, quindi adesso parte il momento Angela en passant. En passant, così, perché questo castello è un po' un simbolo del passaggio delle varie popolazioni qui a Reggio Calabria, perché sono passati i greci, i romani, i bizantini, gli aragonesi, i francesi, gli ottomani, insomma un sacco di popolazioni sono passate di qui, ognuno ha cercato di lasciare il segno. In realtà questi segni poi si sono persi perché nel 1908 c'è stato un violentissimo terremoto che a oggi resta l'evento sismico più catastrofico dell'Europa del XX secolo. Moltissimi edifici storici sono andati distrutti e infatti gli edifici che noi vediamo adesso a Reggio Calabria, quelli del centro storico, sono stati ricostruiti dopo in stile Liberty. Ecco, adesso arriva invece il momento Paolo, perché è molto interessante sapere che qui è nata l'espressione non capire una mazza, e questa è una storia molto italica, nel senso che dopo il terremoto che poi ha colpito sia Reggio Calabria che Messina, quindi una roba
enorme. Dopo il terremoto il re ha messo a capo della ricostruzione, della gestione del cataclisma, il generale Mazza. Questo generale Mazza invece, diciamo, al posto di risolvere i problemi, di trovare gli ultimi superstiti, di ricostruire, si è dato semplicemente al saccheggiamento della città. Quindi è andato a rubacchiare quello che rimaneva dalle macerie, delle banche, e non ha fatto altro che fondamentalmente non ha fatto una mazza. Quindi non capirci una mazza viene proprio dal generale Mazza, che era stato messo proprio qua. Insomma, è interessante. Poi è una storia molto italica. Belli momenti, Paolo, dobbiamo reintrodurli perché sono andati un po' persi nel corso degli ultimi video, dobbiamo rimetterli dentro. Troveremo. Siamo tornati sul corso e questo è il Duomo di Reggio. Guardate che belle queste vetrate colorate, illuminate, tutto bello lavorato, bellissimo. E questa è la piazzetta che c'è proprio di fronte al Duomo. Assegna, fa la foto, apprezza anche lei, giustamente. Un sacco di gente, abbiamo detto prima, uno struscio importante, oggi tantissima gente, città vivissima stasera. Tra l'altro è difficilissimo fare video, ragazzi, piccola confessione, credo che fare video qui è stato difficile come forse farli in India, un sacco di gente, movimento, gente che passa, abbiamo rifatto le clip più volte perché eravamo c'è un bel casino, la situazione la gente in mezzo. È pregna e noi da una situazione pregna vi salutiamo, ragazzi, grazie mille per aver visto il video fino in fondo. Noi ci vediamo sempre lunedì, mercoledì, venerdì ore 13 sul canale e se volete iscrivetevi al canale, ragazzi, super importante per noi, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi salutiamo con un mega abbraccione di gruppo da Reggio Calabria. Abbraccione di gruppo! Che giriamo, ciao!